Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi andiamo a parlare di qualcosa a cui pochi biker prestano molta attenzione, ma è una delle cose più importanti da fare, da controllare prima di andare a fare un giro in bicicletta, ovvero la pressione delle gomme. Ma come ogni volta, prima di addentrarci nel mondo del bar, vi invitiamo a iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui sotto. Nell'ultima puntata di Fitter, Faster, Stronger con Nino Schurter, proprio il campione del mondo parla della pressione delle gomme e dice una cosa molto importante. You can have the most expensive, fanciest bike. If you ride with wrong tire pressure, you're going to be slow. Che si può avere la migliore bicicletta del mondo, ma se non si ha la giusta pressione delle gomme, si andrà comunque più lenti. Ed è per questo che abbiamo deciso di parlare di come trovare la giusta pressione per ciascuno, perché non c'è una pressione perfetta, ma c'è una pressione corretta per ognuno di noi, o meglio, c'è la pressione ideale per noi su una determinata bicicletta, su un determinato percorso. Proprio Nino Schurter ci insegna una tecnica manuale per andare a capire se la pressione delle gomme che abbiamo in questo momento sia una buona base di partenza o meno. Semplicemente si va a mettere la mano a L sulla gomma, si poggia l'altra sopra e si pesa tutto il peso del nostro corpo sulla mano. Se la mano va a toccare troppo facilmente il cerchio, vuol dire che la pressione è troppo bassa. Se la mano non va a toccare il cerchio, vuol dire che la pressione è troppo alta, mentre se la mano fa una certa fatica a arrivare al cerchio, la pressione è quella corretta, è la pressione base. Quindi quello sappiamo che è la nostra pressione base per il nostro peso su quella determinata bicicletta. Ed è una prova che si fa sia sull'anteriore sia al posteriore. Una volta che abbiamo trovato questa pressione, la cosa migliore da fare è prendere un piccolo taccuino, un manometro, col manometro andare a vedere la pressione dei due copertoni e a quel punto scrivere il nostro valore base. Per esempio, per me, quando utilizzo dei copertoni da 2,25 su biciclette full suspension marathon, scendo attorno all'1,3 all'anteriore e all'1,4 posteriore, questo per i miei 70 kg. Una volta trovata la nostra pressione base, la cosa migliore da fare è andare a cercare anche un piccolo circuito di prova su cui provare le variazioni di pressione. Io per esempio ho un circuito di circa 2 km qui vicino a casa, una salita e una discesa completamente in sterrato che mi permette di fare un settaggio degli pneumatici velocemente, e lì provo a salire o a scendere di pressione a seconda del tipo di pneumatico che utilizzo e anche del tipo di bicicletta, perché al variare la bicicletta se è full suspended o front suspended, anche la pressione delle gomme deve cambiare, perché naturalmente se è una front suspended tendenzialmente salgo un po' di pressione, mentre se è una full suspended, grazie al lavoro degli ammortizzatori, posso permettermi di scendere leggermente di pressione. Così come la pressione varia al variare della larghezza dello pneumatico. Più lo pneumatico è largo, più posso permettermi di scendere di pressione. Non a caso, per esempio, lo Scott Racing Team in questo momento sta utilizzando dei copertoni da 2,4 proprio per abbassare la pressione e aumentare il rotolamento e anche la trazione. Quindi una volta che abbiamo individuato il nostro circuito di prova, possiamo dire il nostro fiorano personale, dove potremo andare a provare non solo la pressione degli pneumatici, ma anche per esempio le pressioni degli ammortizzatori o dei diversi tipologie di impostazione di guida. Quindi quello sappiamo che è il nostro punto di riferimento per andare a fare tutti i test sulla nostra bicicletta. Una volta fatto questo, possiamo iniziare a giocare con le pressioni. Tutte le volte che cambiamo qualcosa, tutte le volte che notiamo qualcosa, la cosa migliore è appunto andare a segnare sul nostro taccuino, dove abbiamo anche la nostra pressione iniziale. Quindi possiamo dire che noi abbiamo una pressione iniziale di 1,3 anteriore e 1,4 posteriore, ma possiamo notare che per esempio con una full suspension possiamo scendere ancora di qualcosa, o con un hardtail dobbiamo salire. Con le gomme a 2,25 è meglio mettere 1,4 e 1,5, quindi andiamo a fare una case history di tutto quello che abbiamo provato e andiamo a scriverlo e sappiamo esattamente come funziona. La stessa cosa possiamo fare anche andando a giocare con le pressioni degli ammortizzatori, quindi sappiamo che partiamo sempre da 1,3 e 1,4, ma l'ammortizzatore
più sgonfio, quindi con la bicicletta che sta più attaccata a terra possiamo scendere leggermente oppure possiamo salire leggermente a seconda del terreno, perché anche il terreno fa variare molto la pressione a cui dobbiamo mettere i copertoni. Per esempio prendiamo una gara come la Dolomiti Superbike, che è una gara molto bella su un percorso molto lungo ma anche su un terreno abbastanza scorrevole. Ecco, in quel caso possiamo pensare di andare a scendere leggermente di pressione per avere più rotolamento e per avere anche più comfort durante tutta la gara. Mentre se andiamo a fare una gara qualsiasi in Liguria, dove sappiamo che invece il terreno è molto roccioso, c'è il grosso rischio di tagliare, a quel punto possiamo salire di pressione per dare una mano con l'aria alle gomme e evitare di tagliare. Così come se il terreno è asciutto o il terreno bagnato si va a variare. Tendenzialmente con un terreno bagnato si scende di pressione per aumentare il grip, col terreno asciutto invece possiamo tornare al nostro standard base normalmente. Altra cosa che deve andare a far modificare la pressione che mettiamo nelle gomme è cosa mettiamo dentro al copertone, ovvero se utilizziamo il copertone tubeless normale possiamo appunto utilizzare la pressione che abbiamo provato con la tecnica Schurter. Se invece dentro il copertone andiamo a mettere un inserto antiforatura come il PTN, come il Super Mousse di Andreani, in quel caso dobbiamo scendere di pressione. Noi per esempio con i PTN scendiamo a 1,2 anteriore e 1,3 posteriore, ma per esempio un biker molto leggero come Gioele Bertolini ci ha detto che utilizzando il PTN lui scende addirittura a 0,9 anteriore e 1 posteriore, quindi pressioni veramente molto basse, quasi da ciclocross. Così come invece se non utilizziamo il tubeless ma utilizziamo la camera d'aria, la pressione deve salire, perché la camera d'aria ha bisogno di più pressione all'interno in modo da non andare a causare delle pizzicature quando la camera d'aria si schiaccia sul cerchio. Quindi anche questo è una cosa molto importante a cui bisogna fare molta attenzione quando si va a variare la pressione. Quindi se avete iniziato a guardare questo video pensando di avere la risposta alla domanda quale pressione devo mettere nei miei copertoni, mi dispiace ma non c'è una risposta, c'è un protocollo per andare a scoprirlo. È un lavoro complicato che vi impegna ma soprattutto che vi fa anche crescere come biker, perché vi fa conoscere voi stessi, vi fa conoscere la vostra bicicletta e come cambia la bicicletta al variare di un dato importante come la pressione, perché la pressione è veramente importante. Tendenzialmente prima di ogni giro in bicicletta andrebbe controllata la pressione delle gomme oltre a quella degli ammortizzatori e quindi da questo momento in poi il vostro miglior amico deve essere il manometri. Se ne trovano moltissimi facilmente a poco prezzo, noi abbiamo quello di BBB e quello è un pezzo della vostra cassetta degli attrezzi che non deve mai mancare, perché è quello che vi fa capire a quale pressione siete esattamente. Per esempio, prima di una gara importante fate caso a quello che fanno i professionisti, vedrete che loro con il manometro controllano la pressione delle gomme in maniera quasi maniacale più e più volte prima della partenza. Ce ne sono alcuni che veramente controllano tantissimo la pressione. Damiano Ferraro, uno dei più forti maratoneti italiani, lui veramente controlla davvero tantissime volte la pressione prima di ogni partenza di una gran fondo. È un po' un rito, ma questo lo fa sentire bene e gli fa sapere di avere la giusta pressione, quindi di essere confidente nell'entrare in curva, nei tratti tecnici e soprattutto con una guida che sa che rispecchia il suo. Quindi se volete migliorare la vostra guida, migliorare le vostre prestazioni, dovete trovare la vostra pressione degli pneumatici. Quindi prima di ogni giro andate a controllare la pressione, scrivetela sul vostro quadernino, sul Magic Book delle pressioni e vedrete che nel giro di poco tempo avrete trovato la vostra formula perfetta per trovare la vostra pressione. Questo è il segreto, trovare Quindi adesso non vi resta nient'altro da fare che manometro in mano, circuito di Fiorano personale e andate a provare la pressione. Come al solito, prima di salutarvi, vi lasciamo con i 3 consigli finali, ovvero iscrivervi al canale cliccando sul bottone iscriviti qui sotto, guardare uno dei nostri prossimi video e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Oggi siamo alla ricerca del santo bar, ovvero la pressione perfetta degli pneumatici da mountain bike. Sappiamo che qui vicino qualcuno ha nascosto il segreto della giusta pressione. Con il nostro strumento di ricerca andiamo a cercarla.
abbiamo forse trovato il segreto della giusta pressione.